Oltre alle lettere dell'Apostolo Paolo, nella raccolta del Nuovo Testamento ci sono 7 scritti chiamati lettere cattoliche. Si chiamano così perché l'aggettivo cattolico vuol dire universale. Sono lettere infatti non indirizzate ad una comunità ben precisa, come capitava all'Apostolo Paolo, ma sono lettere universali, cioè indirizzate a tutti. Noi oggi potremmo parlare con il linguaggio pontificio di lettere encicliche. Inoltre, sono state qualificate come cattoliche anche perché erano accettate da tutti, universalmente riconosciute come testi canonici, che appartenevano cioè al canone, alla misura della fede, e per questo vennero inserite nel Nuovo Testamento. Dicevo dunque 7 scritti. Sono la lettera di Giacomo, 2 lettere di Pietro, 1 lettera di Giuda e 3 di Giovanni. Prendiamo in considerazione anzitutto la lettera di Giacomo. Bisogna dire per prima cosa che tutti questi scritti non hanno la caratteristica vera e propria di una lettera, cioè di uno strumento letterario che tiene il collegamento fra persone lontane nello spazio, con l'intenzione di comunicare informazioni e di chiedere notizie. Si tratta piuttosto di omelie. La lettera di Giacomo, infatti, è una vera e propria antologia di prediche, quasi dei frammenti, spezzoni di omelie, che sono state raccolte con un criterio che a noi un po' sfugge, tant'è vero che non riusciamo a riconoscere un filo conduttore. L'autore si presenta all'inizio semplicemente con il nome di Giacomo. Nella tradizione antica è sempre stato riconosciuto in questo personaggio uno degli apostoli. Sappiamo che 2 erano gli apostoli che portavano il nome di Giacomo. Noi li distinguiamo con il titolo di maggiore e di minore. Chiamiamo Giacomo maggiore il fratello di Giovanni, figlio di Zebedeo, il primo degli apostoli a morire, martire nei primi anni 40 a Gerusalemme per la responsabilità di Erode. Quindi non può essere lui l'autore di questo scritto. E difatti viene riconosciuto Giacomo il minore, detto fratello del Signore, capo della comunità dei giudeo-cristiani che abitava a Gerusalemme e morto martire nei primi anni 60. Forse può fare problema il riferimento al fatto che sia chiamato fratello di Gesù. In realtà
nell'ambiente giudaico il termine fratello era utilizzato comunemente per indicare una parentela stretta, senza distinzioni particolari, ad esempio fra zio e nipote, fra cugino, genero, nuora, cognato. Sono tutti termini che noi abbiamo per indicare un preciso grado di parentela. Nel linguaggio corrente giudaico, invece, tutti questi rapporti erano qualificati come fratelli e sorelle, i parenti stretti, i membri di una grande famiglia patriarcale. Secondo le informazioni della tradizione giudeo-cristiana, possiamo affermare che questo Giacomo fosse figlio di Cleofa, detto anche Alfeo, che aveva sposato una donna di nome Maria, conosciuta appunto come Maria di Cleofa o Maria di Giacomo. Cleofa doveva essere il fratello di San Giuseppe, per cui questo Giacomo risulta il cugino di Gesù, chiamato il fratello proprio per evidenziare la parentela stretta, appartiene alla sua famiglia. Non è detto però che sia proprio questo Giacomo l'autore della lettera. Non dimentichiamo che il nome Giacomo è una deformazione di Giacobbe. È lo stesso nome. Difatti ancora in greco è Iacobos. Passando attraverso il latino, diventato Jacopo, e poi l'abbiamo fatto diventare Giacomo. Quindi, nel tenore originale del testo, l'autore si presenta come Giacobbe che scrive ai suoi 12 figli, alle 12 tribù. È uno scritto fortemente giudaico. 2 volte nomina Gesù Cristo, ma in passaggi non molto importanti. Dovremmo dire che tutto il pensiero del testo non è fortemente cristiano o tipicamente cristiano. Contiene un insegnamento morale che potrebbe essere anche di un buon livello giudaico. Sembra un testamento spirituale che Giacobbe rivolge ai suoi figli, alle tribù disperse, la diaspora. Probabilmente l'autore cristiano ha immaginato di essere un nuovo patriarca che scrive alle nuove 12 tribù del nuovo Israele disseminato nel mondo. E scrive delle raccomandazioni, dei consigli. È un testo che contiene poco annuncio e tanta esortazione. Vediamo ad esempio l'inizio. Dopo che l'autore si è presentato, Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo, salute, comincia subito con una esortazione. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. È proprio da questo testo che San Francesco ha dedotto il suo messaggio della perfetta letizia. Giacomo invita i suoi fratelli
a considerare perfetta letizia, gioia piena, il momento in cui si subisce la prova. Evidentemente si sta rivolgendo a comunità cristiane che vivono momenti di difficoltà e quindi è una esortazione al coraggio, alla resistenza, all'impegno, alla valorizzazione anche delle situazioni difficili. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quanti lo amano. La tentazione è intesa come la prova, la verifica, il momento difficile che permette di mettere bene in luce qual è il senso profondo, l'intenzione, la volontà della persona. Nessuno, quando è tentato, quando è in un momento di crisi, di difficoltà, dica sono tentato da Dio. Non date la colpa al Signore, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza, la epizumia, ne parla spesso anche San Paolo, la bramosia, la voglia, il proprio istinto, il desiderio. Ognuno ha dentro di sé quella voglia che lo provoca, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato. E il peccato, quando è consumato, produce la morte. C'è una dinamica di corruzione che l'autore sottolinea, mostrando come, nella grande maggioranza dei casi, i problemi siano dentro di noi. Sono le nostre voglie, le nostre idee, le nostre manie, le nostre pretese che ci ingannano, ci portano a desiderare il male fino a farci compiere azioni, parole cattive. Una sottolineatura particolare di Giacomo è nei confronti della lingua. Se qualcuno pensa di essere religioso, dice, ma non frena la lingua, inganna così il suo cuore e la sua religione è vana. Poco più avanti sottolinea ancora, se uno non manca nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da venti gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole chi le governa. Così anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete, un piccolo fuoco può bruciare una foresta intera. La lingua è questo fuoco molto pericoloso. Noi abbiamo dei proverbi al riguardo, dicendo che la lingua non ha osso ma spezza le ossa, che ne uccide più la lingua che la spada. Il senso è proprio quello del parlare che danneggia. Possiamo fare del male con la lingua. Se riusciamo a controllare, dice Giacomo, questo timone, governiamo tutto il resto della nave.
Al capitolo 2 l'autore sviluppa un discorso complesso sul rapporto della fede e delle opere. Ed è un discorso tipicamente paolino. Sembrerebbe che Giacomo dica l'opposto di Paolo. Difatti, come ricordiamo, San Paolo ha insegnato in più scritti che la salvezza viene in base alla fede e non dalle opere. Dalle opere della legge non viene giustificato nessuno. San Giacomo invece scrive: che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi, saziatevi, ma non date il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede senza le opere è senza calore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì Isacco suo figlio sull'altare? Come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. È il contrario di quello che dice Paolo? Può sembrare, ma non lo è affatto. Dobbiamo chiarire alcune questioni importanti. Paolo adopera il termine fede per indicare la fiducia con cui la persona si abbandona a Dio. Questa è la base della salvezza. Dio ci salva se noi ci abbandoniamo a Lui lasciandoci salvare. Sulla base della nostra fede il Signore ci salva. Invece Giacomo, quando parla di fede, intende l'insieme delle dottrine, dei dogmi. Allora, qui fede significa conoscenza teorica delle verità. Dio esiste. Anche il diavolo crede che Dio esista e ne ha paura e lo odia. In questo senso Giacomo dice che sapere queste cose e accettarle in teoria non è sufficiente. Giacomo dice che il diavolo crede che ci sia Dio. San Paolo non avrebbe mai detto che il diavolo crede in Dio, perché credere in significa affidarsi, abbandonarsi, avere fiducia. È proprio il contrario. L'atteggiamento diabolico è il rifiuto di Dio, l'ostilità, la contrapposizione. Quindi due diversi concetti di fede. Secondo, quando Paolo parla di opere, intende le opere della legge ebraica. Sono le opere rituali, ad esempio, l'osservanza del sabato, la pratica della circoncisione, la distinzione dei cibi puri da quelli impuri. Queste regole rituali
non portano ad una buona relazione con Dio. Queste sono le opere della legge che non bastano per la salvezza. Invece, quando Giacomo parla delle opere, intende le opere della carità. Sono una cosa molto diversa. E intende dire che non basta la conoscenza teorica delle verità, bisogna tradurle nella pratica della vita. Sapere che Dio esiste porta ad una vita concretamente operosa e buona. Paolo, inoltre, parlava della causa della salvezza. La causa non può mai essere l'opera fatta dall'uomo. Invece Giacomo sta parlando delle conseguenze e dice che le conseguenze ci devono essere. Dunque, Paolo e Giacomo vanno perfettamente d'accordo. Dicono due cose da prospettive diverse, ma sostanzialmente omogenee. Paolo afferma che la salvezza si basa sulla fiducia in Dio e non dalla pretesa dell'uomo di fare delle opere per meritare la salvezza. Giacomo afferma che la conoscenza della verità ha bisogno necessariamente di conseguenze pratiche, di opere buone che diano vita alla teoria. Così Giacomo insiste su queste opere, ma non come causa della salvezza, bensì come conseguenze. Sono i risultati, gli effetti che ne derivano. E tutto il suo scritto è una antologia di esortazioni. Ad esempio, da dove derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete. Invidiate e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male. Gente infedele. Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Notiamo il tono della predica, anche veemente, e si scalda ancora di più. Poco più avanti parla dei ricchi. Evidentemente Giacomo rappresenta una comunità di poveri e ha davanti agli occhi situazioni di sperequazione sociale, di ingiustizia grave. Al capitolo 5 troviamo una invettiva tremenda, proprio da comizio popolare contro i padroni delle terre. E ora voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida. E le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore. Avete gozzovigliato sulla terra, vi siete saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete mangiato finché avete voluto, siete diventati grassi, verrete macellati proprio come animali grassi. È un tono forte
che indica anche uno stile di predicazione cristiana della prima epoca. Un ultimo particolare. Verso il finale Giacomo fa riferimento ai malati ed è l'unico testo che parla della unzione degli infermi. Proprio su questo insegnamento apostolico si basa la Chiesa per parlare di questo sacramento. Se uno è malato, dice, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. Si passa da un argomento all'altro, senza un evidente filo conduttore. Una antologia di consigli, di rimproveri, di suggerimenti, perché la vita cristiana sia sempre più autentica e coerente. Questo è l'intento della lettera di Giacomo.